Come sei stato coinvolto nel rifacimento, insomma, nel rinnovamento di questo film dal punto di vista audio e video? Well, even back when we were making records, I had gotten to the point where I would usually be the one who went to the mastering lab and did the final process of the record. Maybe other people wanted to move on to another project, but I was meticulous about wanting to make it exactly right. And then when I became a music producer, that was also part of my role. So I eventually just sort of took over whenever we would have a re-release or anything like that. I would spearhead our effort as a band. Allora, anche quando la band era ancora insieme, lui era quello che dava gli ultimi ritocchi alla produzione, quello che passava più tempo in studio, era quello un po' più esperto dal punto di vista tecnico, quindi veniva incaricato dagli altri che magari già stavano facendo un altro progetto di essere meticoloso sulla produzione della musica, e così ha continuato a fare anche con il catalogo dei Talking Heads dopo tutti questi anni. So you are in charge of the catalog, of music catalog. Well, if someone else wants to join me, okay, se qualcuno vuole fare con me, se no rimango da solo, eccetera. But I don't. I'm delighted to be the sort of curator. Sì. And so when Stop Making Sense came along, and we knew that we were going to be rescanning the film and remixing it for multi-channel audio, I had been involved in 1999. I helped to put that deal together to have the Blu-ray and the DVD and the re-release of the movie. And I worked with Eric Thorngren, who did the original mix of the album. So I had this familiarity with the music that nobody else did at that point. È stato un processo lungo quello della decisione di rimettere le mani sull'audio di Stop Making Sense, che arriva che è cominciato nel 1999, quando c'erano i Blu-ray, i DVD, c'erano altri modi, diciamo, di fruire dei film rinnovati, insieme a Eric Thorngren, che è stato il sound engineer dell'album originale. Si è messo a lavorare su questa cosa, e questo è l'ultimo risultato. È vero che questo film alla fine è stato trovato in un caveau della MGM, l'originale? It's true that some of the material, we were looking for it because we wanted to go back to the original negative, and we wanted to have the tape that completely matched the film, the audio tape, and we were having trouble finding it. And some of it was in an MGM warehouse in the middle of the United States, in Kansas. In Kansas. How did he end up in Kansas? And MGM had nothing to do with this, but what happened is that a company would be involved and they would go out of business, and then all of their things would somehow go someplace. And I have to credit this guy, James Mikowski, who was working with our distributor in the United States, A24, for being very dogged and trying to follow where could this go, and then, we think we found it in Kansas. Wow. And what was amazing about the film is the film, even when we released it in 1999, they had not found the original negative. So this is the first time the original negative had been played since 1983 and 84. So it was in pristine condition. So we cleaned it, and when we scanned it, there was no scratches or anything like that. It was like a very, very pristine and beautiful transfer. A proposito del film... Aspetta, diciamo, ok. In sintesi, si era perso il film, cioè la copia originale del film, il negativo originale, non si trovava più. Poi a un certo punto, dopo tantissime ricerche, è stato trovato in un laboratorio in Kansas di un'azienda che era andata in fallimento, per cui insomma era difficilissimo trovarlo, però insomma alla fine l'hanno trovato, e la versione che è uscita nel 99 non era da questo negativo, quindi questa è la versione migliore dal punto di vista dell'immagine che si possa vedere, proprio perché arriva dal nastro originale del film. Unique and doing something new, and then artistically
we would be remembered as something very important. But the question is, we had no idea how popular it could be or how long it would last. Allora, dice, noi eravamo coscienti, noi e le altre band di quella scena, eravamo coscienti di essere unici, cioè di stare facendo qualcosa di originale, e quindi felici di questa, fieri di questa unicità. Ognuna, because all the bands were different, perché tutti facevano musica diversa. Però quello che non sapevamo è se questa cosa sarebbe stata ricordata, se avrebbe fatto storia. Indubbiamente storia l'ha fatta. Se vuoi ne faccio un'altra in canna. I was on December the 10th, 1980 at the Parole of Sports in Rome. Yes. And that was probably the night that changed the lives of all the 15,000 people who were there. Astonishing, one of the best concerts of our life. Do you remember that tour, or in particular that show, as something special? I remember that tour very well and that show. That was when Adrian Belew played with us, and it was the first time that we had enlarged the band to try and recreate the album Remaining Light. And in fact, Adrian and I have an 11-person band, and we've done 75 shows in North America trying to recreate some of the energy from that show in Rome. So the show in Rome was the first of that kind. That's why it's special. No. We had been touring, okay. But I'm saying that today I have been touring for the last 3 years with that show as the blueprint. Okay. With Adrian Belew. Sì. Allora, gli ho detto che ho avuto la fortuna di essere il 10 dicembre 1980 al Palaero di Roma, dove i Talking Heads hanno fatto uno dei concerti più clamorosi della vita di tutti quelli che c'erano quella sera lì. Credo che nella vita mia e di altri 15.000 persone c'è un prima e un dopo i concerti, e la linea è proprio quella. Gli ho chiesto cosa si ricordava di quel tour e di quel concerto in particolare, se quel concerto è stato particolare o se è stato uno dei tanti concerti del tour di Remaining Light, e lui ha detto che era la prima volta che allargavano la band, quindi lui e Adrian Belew, che era il chitarrista che poi ha suonato con i Talking Heads e poi con tanti altri, insomma lo conoscete, avevano aggiunto elementi, e quello è stato, diciamo, un po' un esperimento, e negli ultimi anni lui e Adrian Belew con una formazione hanno ricreato quel concerto, girando, riproponendo il concerto della tournée di Remaining Light, e come blueprint, come punto di riferimento c'è il concerto di Roma, perché evidentemente è stato importante anche per loro. Ma a proposito della band assemblata insieme a voi, il core principale dei Talking Heads era talmente potente, piena di energia, perfetta, coesa, che forse avete pensato che fosse il momento giusto e poi non suonare più dal vivo, perché era completamente perfetto. The band assembled around you during the last tour was perfect, cohesive and powerful. It was impossible to do better, maybe. Is that one of the reasons why you stopped performing live with the Talking Heads? I think it's that David felt he wanted to move on to something else, really. I think all the rest of us would have loved to have continued performing live. I mean, we made this transition after Speaking in Tongues and Stop Making Sense, where David had gotten interested in making this movie True Stories, and he began to change his songwriting style to not be for such a large band, but also sort of an Americana approach. And we had actually a long discussion about doing a tour where we would be just the 4 of us, or maybe 5 of us, and play for a week in San Francisco and a week in New York, which would have been great fun, but we ended up not doing it. And then I guess we drifted apart a little bit, but to me it was a disappointment. And it was a disappointment for the rest of the band too. Il fotografo ufficiale facesse il giro qua per farci una foto con voi, perché è bello, anche con quelli del bar. Anche quelli del bar.